Oggi vi darò la top 10 dei 10 calci circolari più potenti della storia della Muay Thai. Ciao ragazzi, ciao a tutti, io sono Claudio, sono un grandissimo appassionato di Muay Thai, sono un fighter, un divulgatore di questa disciplina. Da anni sul web parlo di Muay Thai e di tutto il mondo che gli gravita attorno, quindi viaggi in Thailandia, cultura thailandese, Muay Thai, Muay Boran, e approfondiremo anche il discorso Krabi Krav, tutto quello che c'è da sapere sulla Muay Thai. Se siete appassionati di questo oppure volete organizzare un viaggio in Thailandia, vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella, perché ogni giorno pubblico un nuovo video su questi argomenti. Che cosa sto facendo oggi? Ragazzi, sto aggiornando un po' il mio blog mymuaythai.it e sto scrivendo un articolo su quelli che sono i migliori calciatori, tra virgolette, kicker della storia della Muay Thai, i fighter che avevano i calci più potenti. E quindi mi sono detto, perché non farci su un bel video e fare un po' di cultura della nostra disciplina anche qua su YouTube. Quindi adesso vedrai una vera e propria classifica di quelli che sono stati i migliori kicker di Muay Thai, quindi i fighter con i calci più potenti, i migliori Muay Thai della storia della Muay Thai. Dagli esordi, dagli anni 60, il primo fighter sarà degli anni 60 ad oggi. Ok, sei pronto? Iniziamo col primo. Al 10° posto voglio mettere Apidetsit Arun, un fighter che tra gli anni 60 e gli anni 70 devastò letteralmente i ring del Rajadamner e del Lumpini Stadium. Ragazzi, Apidet interruppe letteralmente la carriera di un altro fighter di Sonpong, rompendogli entrambe le braccia con i suoi cavolo di calci circolari. Se volete cercare un fighter da studiare con dei calci devastanti, sicuramente è questo, uno vero e proprio spettacolo. Al 9° posto mettiamo Sakmongol, mancino, che negli anni 90 batté alcune delle più grandi leggende della Muay Thai di tutti i tempi. Prima su tutte Ramon Dekkers, ma non solo, è giusto anche citarne altre come Danny Bill, Nam Kabuan, Saint Noi, batté anche il grande John Wayne Per, batté Alexander Kosmov e tanti altri fighter. Ragazzi, Sakmongol era un mancino, aveva un calcio sinistro devastante. Vi ricordo, ragazzi, che i calci sinistri dei mancini sono veramente pericolosi, perché grazie alla loro posizione di guarda riescono a scaricare tutta la forza sulla gamba sinistra, cosa molto pericolosa per un guardia ortodossa, perché sulla parte destra del nostro corpo di chiunque c'è il fegato. Capite che il calcio di un mancino scaricato a massima potenza sul fegato di un avversario può spegnerlo totalmente, motivo per cui molte volte i più forti kicker, ok, i più forti Muay Thai di tutti i tempi sono mancini. Allora, se parliamo di mancini leggendari e di calci sinistri devastanti, non posso non citarti Singdam Aokrit. Bada bene, non ti sto parlando del Singdam che tu conosci, quello Kyakmohao, quello della Yokkao. Ti parlo di una leggenda degli anni 90 che fece del suo calcio sinistro un vero e proprio marchio di fabbrica che gli consentì di battere alcune leggende del tempo. Così su due piedi mi vengono in mente immediatamente Verapol, Silapatai e Kensak. Tuttavia questo colpo non gli consentì di portarsi a casa nessuna delle due cinture più importanti del tempo, quella del Rajadamner Stadium e quella del Lumpini Stadium. Ok, da Singdam e Sakmongol degli anni 90 facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo alla metà degli anni 70 e da un Golden Leg
come veniva soprannominato a P-Date, passiamo a un altro Golden Leg, soprannome che venne dato a una delle più grandi leggende di tutti i tempi della Muay Thai. Sto parlando di Put Pan Noi. Golden Leg perché grazie al suo modo di sferrare i calci, potente, intelligente, variava le altezze, scalò velocemente le vette degli stadi thailandesi dell'epoca e ben presto ne diventò campione in ben 3 differenti categorie di peso diverso. Ragazzi, Put Pan Noi, nonostante avesse dei calci devastanti, non mi sento di considerarlo un Muay Thai, è un Muay Thai a tutti gli effetti. Chi sono i Muay Thai? I Muay Thai sono quella tipologia di fighter in grado di portare alla migliore espressione della Muay Thai sul ring, quindi sanno bene muoversi in qualsiasi dimensione del combattimento, sanno combattere bene coi gomiti, coi pugni, coi calci, sanno sfruttare bene qualsiasi situazione sul ring. Quali sono i Muay Thai più famosi che possono venirti in mente, che magari potresti conoscere? Beh, il primo che viene in mente è sicuramente Saenchai. Non Go possiamo considerarlo un Muay Thai, Tawan Chai possiamo considerarlo un Muay Thai, ok? Al sesto posto mettiamo uno dei kicker più devastanti della storia della Muay Thai. Voglio mettere Sam Khor. Ragazzi, se andate su YouTube, cercate Sam Khor, mettete al massimo il volume del video, vi posso assicurare che rimarrete impressionati dal rumore, dalla potenza devastante dei calci brutali di Sam Khor. Sam Khor, soprannominato Batman, non mi chiedete il motivo dei soprannomi che si danno i thailandesi quando combattono. Aveva dei calci, era un mancino anche lui, come vi dicevo la tipologia di guardia mancina è molto favorevole all'utilizzo dei calci circolari, perché il mancino ha lo spazio ideale per scaricare il calcio circolare al massimo della potenza sulla guardia dell'avversario. L'angolo è corretto, poi il mancino cercherà sempre di portarsi in vantaggio di guardia impostando il suo angolo come dominante, e quindi questa tipologia di fighter sono veramente pericolosi per quanto riguarda i calci circolari. Infatti quando dovete affrontare un mancino, ragazzi, mi raccomando, state attenti a impostare voi l'angolo dominante, state pronti a bloccare. Ho fatto un video dedicato allo studio del mancino e su come affrontare un mancino, andate a vederlo, ve lo pinno qua in alto. Amici, è il momento dello sponsor. Tecniche dei Campioni. Devo rendere onore agli studenti che hanno acquistato e si stanno allenando con Tecniche dei Campioni, perché facendo così stanno sostenendo il duro lavoro che io faccio qua sul web, sulla Muay Thai e sulla Thailandia. Che cos'è Tecniche dei Campioni? Tecniche dei Campioni è un video corso con decine di schede d'allenamento, programmi dove vi spieghiamo come gestire le varie tipologie di fighter, programmi con combinazioni di colpi prese estrapolate dai grandi campioni. C'è un videocorso dedicato alle basi all'interno, c'è un videocorso strategico, ci sono schede d'allenamento, e acquistando Tecniche dei Campioni sostenete il duro lavoro che si fa qua sul web. Quindi ragazzi, se volete delle schede d'allenamento per migliorare, delle schede d'allenamento e dei programmi per migliorare il vostro approccio al combattimento e alla Muay Thai, e volete anche sostenere il lavoro che facciamo qua sul web, acquistate Tecniche dei Campioni. Va bene, marchetta fatta, sponsor presentato, e continuiamo con questa classifica. Al quinto posto voglio mettere Kensak. Kensak è un fighter che ha fatto suo il calcio circolare, è un suo vero e proprio marchio di fabbrica. Nonostante questo e nonostante il fatto che tutti lo considerino un Muay Thai, quindi quella tipologia di fighter che utilizza i calci circolari come colpo principalmente, Kensak riesce ad adeguarsi a qualsiasi tipologia di altro fighter. Ne è un classico esempio il suo combattimento contro Lam Num Lek, che è un fighter il cui stile è caratterizzato da un grande utilizzo di ginocchiate e un lavoro di clinch eccesso. Diciamo che è il classico Muay Thai. Ecco, Kensak in questo combattimento riesce a gestire in maniera eccellente Lam Num Lek, utilizzando delle difese in clinch veramente efficaci. Infatti si porta a casa questo match. Kensak vince
per ben 2 volte il titolo dell'Umpini in 2 categorie di peso differenti e viene anche nominato per 2 volte miglior combattente dell'anno. Al terzo posto voglio mettere un personaggio che conosci per forza di cose. Sto parlando dell'Oto Bianco, traduzione letteraria del nome Buakaw, l'Oto Bianco. Perché ho deciso di mettere questo personaggio nella nostra classifica al terzo posto? Per il modo in cui utilizza il calcio circolare con la gamba davanti, ragazzi. Buakaw credo che sia il personaggio che in assoluto utilizza meglio questo colpo. Io l'ho visto personalmente combattere a Milano al forum di Assago contro Zbar Askerov, atleta russo. Ci ho fatto un video tra l'altro su questo discorso e ho fatto anche un video proprio sulla figura di Buakaw. Ho fatto un documentario dove ti spiego per filo e per segno la sua vita, morte e miracoli di questo personaggio. Se ancora non l'hai visto, vai a vederlo. Ma torniamo al calcio. Ragazzi, vi dicevo, al Dutch Forum l'ho visto combattere contro Askerov e gli ha fatto il fianco totalmente viola. Askerov di carnagione abbastanza bianca e con i suoi calci circolari medi con la gamba davanti gli ha martoriato il fianco e quindi si merita a pieno titolo il quarto posto nella nostra classifica. Al terzo posto di questa top 10 abbiamo di Boxing Computer Yotsen Clay. Yotsen Clay di Boxing Computer, anche lui come molti altri campioni di Muay Thai viene dalla regione nord-est della Thailandia, la zona rurale e ancora più povera del paese. Proprio come tanti altri campioni thailandesi, come molti altri bambini di quel paese, vede nella Muay Thai un modo per uscire dalla povertà e trovare il proprio posto nel mondo. A soli 8 anni Yotsen Clay disputa il suo primo combattimento e da lì a poco sarebbe diventato campione per ben 3 volte dell'Umpini Stadium. Nota che ci tengo molto a dirti è il fatto che il primo titolo lo vince sotto l'effigia della PCD Camp, che in questi ultimi anni ha sfornato tantissimi campioni come ad esempio Pet Morakot, Captain PCD, Semiga Yangadao e tanti altri. Camp che ha tenuto in vita la vera Muay Thai in quest'ultimo periodo di Covid e di degrado della nostra disciplina. Ragazzi, se andate a Bangkok, avete l'intenzione di fare un viaggio in Thailandia mirato allo studio della Muay Thai, io vi consiglio di informarvi per andare ad allenarvi alla PCD. Dovete assolutamente farci un salto e valutare di allenarvi con i campioni che sono fissi in questo super camp. Secondo posto per il leone nero, che letteralmente in thailandese si dice Singdam Kyatmo Kao, un atleta che ha fatto dei suoi colpi di gamba dei veri e propri marchi di fabbrica, colpi di ginocchio e calci circolari in particolare. D'altronde il campo da cui nasce Singdam è un campo dove non si scherzava mica, è il Kyatmo Kao. Il Kyatmo Kao, per chi non lo sapesse, è il camp di Muay Thai che secondo me negli ultimi 20 anni ha sfornato più campioni in assoluto. Ti faccio alcuni nomi che ti dovrebbero far accendere una lampadina in testa. Singdam stesso, Pet Panorung, che è stato campione di K1, del K1 War Max. Abbiamo Superlek Kyatmo Kao, abbiamo Rung Narai Kyatmo Kao, abbiamo il famoso Manachai, che adesso è qualche tempo che non si sente più, però anche lui nasce in questo campo in Buriram. Questi sono alcuni nomi dei grandi campioni che hanno imparato a stare in guardia alla Kyatmo Kao e Singdam è uno dei più importanti di questi. Sempre legato a questo personaggio di Singdam, al primo posto della nostra classifica c'è il suo nipotino. Sì, perché Superlek è suo nipote e Superlek ho deciso di metterlo al vertice della nostra classifica. Già dal nome Superlek capiamo qual è il colpo che lo contraddistingue di più: il suo calcio circolare, e utilizza questo calcio per devastare letteralmente le braccia e i corpi dei suoi avversari. Calcio circolare con cui ha battuto alcuni dei più grandi campioni moderni di Muay Thai. Ti faccio qualche nome proprio per farti capire di che atleta stiamo parlando.
Pampayak, Superbank, Petutong, Sexan, Sangame. Ragazzi, magari se non siete esperti della nostra disciplina questi nomi non vogliono dire niente per voi, ma vi assicuro che hanno permesso al Super Lek di entrare nei vertici, nell'elite della Muay Thai tra il pubblico thailandese, cosa che poi gli ha consentito di firmare con la Yokkao e di guadagnarsi così dei match internazionali che le hanno portato fino ad oggi a diventare campione di One Championship. Quando si dice che ti basta solo un calcio per diventare un grande campione di Muay Thai. Amici, io spero che questa classifica vi sia piaciuta. Fatemi sapere se ho dimenticato qualcuno o se secondo voi qualche altro campione sarebbe dovuto stare in qualche posto della nostra classifica. Fatemi sapere la vostra classifica personale dei più forti kicker della Muay Thai. E nulla, ci vediamo in questi giorni con un altro video dedicato o alla Muay Thai o alla Thailandia. Ciao raga! Thank you very much.